But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Ciao a tutti community Dolce Casa e benvenuti in questo nuovo video. Oggi rivoluzioneremo la dispensa con l'aiuto dei contenitori Life With. Vi farò vedere gli straordinari cambiamenti visivi che possiamo ottenere semplicemente utilizzando dei contenitori. I contenitori Life With sono utili per la conservazione di tutti gli alimenti. Hanno 4 diverse dimensioni con chiusura ermetica che mantiene il contenuto fresco e asciutto. In dotazione vengono fornite delle etichette e un pennarello cancellabile, in modo da poter annotare cosa c'è dentro i contenitori. Se siete interessati a questi prodotti vi lascio il link diretto per l'acquisto in descrizione. Allora, questa è la situazione attuale. Per una buona riorganizzazione inizio come sempre a svuotare tutto. Ho trascurato l'organizzazione della dispensa sia qui che in cucina, perché sapevo che a breve avrei dovuto fare un video e rivoluzionare di nuovo tutto, con un guadagno di spazio che ammonta a più del 30%. Vi consiglio di vedere il video fino alla fine per rendervi conto che a volte basta davvero poco per guardare la vostra cucina e dire wow, non avrei mai detto di avere tutto questo spazio disponibile. Una volta svuotato tutto ne approfitto per pulire con sgrassatore e un panno bagnato e ben strizzato. Vi ricordo che quando si riordina la casa non è solo riordinare casa e basta, ma si fa anche un ordine mentale che trasmette serenità. Inoltre è sempre piacevole, una volta ordinato, aprire le ante e i cassetti della cucina e dire «Mamma che ordine!».
Tra le scorte che non devono mai mancare a casa mia ci sono i legumi, farina di tutti i tipi, il lievito e i cereali. Quando faccio questo tipo di lavoro è anche un modo per me per tenere sotto controllo tutte le scadenze, come in questo caso ad esempio avevo del farro dell'orzo con scadenza a fine novembre, quindi l'ho messo da parte per conservarlo poi qui in cucina ben in vista in modo da consumarlo entro tale data, evitando così sprechi. Ho organizzato poi la farina all'interno dei contenitori, tenendo presente la data di scadenza. A volte basta qualche piccolo trucco per incastrare tutto al meglio, risparmiando così spazio. Avere tutto in ordine è anche un incentivo per metterci a cucinare più volentieri, perché si trova tutto più facilmente. Si ha tutto ben ordinato e riusciamo a capire velocemente cosa c'è in dispensa e tenere monitorato quello che abbiamo e quello che manca e che quindi andrà poi acquistato. Avvicino tutti i prodotti simili tra loro ed inizio ad organizzarli alcuni nei nuovi contenitori ed altri a riorganizzarli meglio nei contenitori che avevo già. Organizzo sempre il lievito ordinandolo per tipologia e per data di scadenza. Ad esempio, metterò quello con scadenza ravvicinata all'inizio, in modo da consumarlo per primo.
Un'altra cosa molto importante quando si riorganizza la dispensa è eliminare quante più confezioni possibili, perché spesso queste occupano solo spazio e ci mandano in confusione. Un'altra cosa che sono solita fare quando faccio questo lavoro è riempire tutti i barattolini che sono semivuoti, come ad esempio in questo caso il lievito alimentare e così via. E questo è il risultato della dispensa a fine organizzazione. Cosa ve ne pare? Tutto un altro aspetto, vero? Questi sono tutti gli alimenti che ho messo qui da parte perché saranno da consumare entro un mesetto, però la maggior parte hanno avuto vita breve perché il giorno dopo ho subito cotto tutti i legumi e li ho congelati come scorta per le settimane successive. Stessa cosa per le farine, ho fatto il pane e il pan bauletto per la colazione. Ora passiamo a riorganizzare il contenuto del mobile in cucina. Guardate bene come è ora, perché a fine video non lo riconoscerete più. Il risultato sarà pazzesco. Inizio sempre svuotando tutto.
Organizzo tutta la pasta nei contenitori in modo da avere tutto ben ordinato. Se avete visto i video sulla riorganizzazione della cucina, tempo fa avevo deciso di tenere 2 contenitori, uno per gli snack e uno per gli alimenti da colazione. Ora invece ho rivoluzionato tutto e questo mi ha consentito di avere meno bustine di plastica in giro, che fanno sempre molto disordine, evitando così anche tutto lo spreco di plastica che se ne fa.
Vi ricordate com'era prima? Beh, ora è così. Guardate che bello con tutti questi contenitori. Ora è tutto super organizzato, ordinato e bellissimo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, mettete mi piace. Vi auguro una dolce casa a tutti e vi aspetto al prossimo video.